Ciao amici, oggi vi parlo della pellicola Double X 250, un negativo bianco e nero presentata recentemente da RCE, che sapete che è il più grande mercato di usato fotografico garantito che abbiamo in Italia, il quale mi ha chiesto di testare a fondo la pellicola, vista la mia esperienza ormai pluridecennale nel campo dell'analogico, del banco ottico, delle pellicole di medio, grande formato. La descrizione che troviamo nel sito di P66 ci dice che la Kodak Eastman Double X è una pellicola cinematografica in bianco e nero, caratterizzata da una grana fine grazie ai suoi 250 ISO e consigliata per un'ottima resa dei dettagli del soggetto quando è richiesta un'elevata qualità dell'immagine. Si adatta a tutti i tipi di fotografia, dal ritratto al paesaggio allo still life, eccetera. Questa pellicola negativa in bianco e nero è stata progettata per l'uso sia all'aperto che in studio. È inoltre possibile utilizzare questa pellicola in condizioni di scarsa luce e dove si ha bisogno di una maggiore profondità di campo, senza aumentare l'illuminazione. La struttura dell'emulsione si avvale di uno strato protettivo in grado di ridurre i graffi e un migliore scorrimento nella fotocamera. Pur essendo cinematografica, non è rivestita di ramjet, il che consente di poterla sviluppare con un comune processo in bianco e nero. Tutto ciò è molto interessante e quindi l'ho messa alla prova con la Pentax 67 perché ho un kit panoramico che mi permette di montare il rullo in 135 mm e soprattutto testare tutta questa qualità, la bontà che c'è descritta nella pellicola. In effetti ho già lavorato e spesso con le pellicole cinematografiche in bianco e nero perché mi piacciono molto. Hanno una latitudine di posa che le rende ottime per la ripresa del paesaggio, che spesso, come sapete, è fatto di luci, di ombre, di parti chiare, di parti scure e soprattutto una bella spalla nei grigi, dei bei trasienti, delle belle tonalità. Vado subito a metterla alla prova, ma dovete sapere che la 250 di Eastman fa parte di un quartetto di pellicole che vengono confezionate da un'azienda italiana che si chiama DP66, che è anche colei che si occupa poi dello sviluppo di questa pellicola cinematografica, la ribobina e ci mette a disposizione, grazie a questa collaborazione con RCE, dei rullini con 4 tipologie di pellicola diversa, quella al tungsteno, la 500 ASA per intenderci, la 250 D, quella con una sensibilità dimezzata ma molto più duttile, e poi la 50D, una sensibilità bassa per avere una finezza sia nella grana che nella qualità d'immagine complessiva. Una grana visibile ma contenuta, una grana molto piacevole, molto da pellicola. Deve esserci, non sono mai stato colui che insegue l'assenza di grana nella pellicola, è forse la caratteristica più bella, e qui c'è tutto, ma essendo una pellicola cinematografica, quella che la caratterizza è un'ampia latitudine di posa, cioè ampie sfumature di grigio, un bel ventaglio di tonalità fino ad arrivare al nero, fino ad arrivare al bianco. E allora certo un po' di occhio nell'esposizione, soprattutto poi seguendo il vecchio motto che si espone per e si sviluppa per, chiaramente chi ha un po' di mestiere sa anche come tirare fuori il meglio da una pellicola come questa, che mi è piaciuta molto. Del resto utilizzo spesso e soprattutto nel 135 mm le pellicole cinematografiche, perché nel medio formato o nel grande formato si avverte meno la necessità di avere un contrasto un po' controllato come offre per l'appunto la pellicola cine. Essendo il negativo più grande si può insomma contare su una spalla decisamente più poderosa, quindi assolutamente promossa. Tra l'altro vi faccio vedere anche il grado di dettaglio, perché le scansioni che poi ho rifatto ovviamente anche nel mio studio vi dimostrano, come state vedendo dal crop, che razza di ingrandimento vi sia e si possa ottenere con questa pellicola. Parlando con i tecnici del laboratorio mi dicono che similmente alla 500T
La 250 di Eastman è una pellicola elastica, e cioè la si può un po' tironare, come si faceva una volta appunto con, non so, con la T-Max, che era una di quelle che si prestava meglio, o il Delta 3002. Diciamo che il laboratorio mi dice che possiamo farlo non sull'intera pellicola, ma sul singolo fotogramma, e non serve nemmeno segnalare che guarda che il fotogramma numero 10 l'ho sottoesposto oppure l'ho sovraesposto, e cioè è una pellicola così elastica ed utile che diciamo viene compensata automaticamente dal bagno di sviluppo. Io non mi faccio certamente sfuggire l'occasione di testare anche una caratteristica ghiotta come questa, e così ho messo sulla Pentax, come potete vedere dall'immagine, non solo un filtro arancione di quelli veramente potenti, ma anche un polarizzatore, e quindi 2 stop e mezzo di sottoesposizione che ho visto nel negativo e nello sviluppo essere invece stati compensati, a parte diciamo qualche un'eccedenza proprio nei piedini di gamma, che è evidente che da qualche parte un po' di contrasto ci debba essere. E anche in questo caso mi sento di dire che ho messo nuovamente alla prova, e per 2 motivi, il laboratorio. L'ho fatto innanzitutto come sempre, senza nome e cognome, mandato giù con dei codici per cui non si sa né chi è chi non è, e loro molto carinamente mi hanno anche contattato per darmi qualche delucidazione sulla scansione, che hanno dovuto attendere un giorno in più, pensate, un giorno in più, per fare un formato panoramico. Già, perché non gliel'ho mica fatta con una camera 135 mm. Ho preso la mia bella Pentax 67, gli ho montato il kit 6x7 panoramico e gli ho fatto dei negativi 24-65 senza avvertirli. E poi, siccome si legge, mi diceva in una presentazione Marco di RCE, ma sai, puoi anche provare a tirare le pellicole. Allora, la pellicola, sapete bene che chi come me, come tanti di voi probabilmente, lavorava a pellicola, non so, nei matrimoni, negli eventi, a volte doveva tirare, quindi sottoesporre di 1 o 2 stop la pellicola. Non so quanti T-Max ho sottoesposto nella mia vita, mi ricordo che però cosa si faceva? Lo sottoesponevi, andavi al laboratorio a dire guarda che l'ho scattato a 100 e quindi me lo compensi, ma tutto il rullo. Invece qui mi hanno detto, ma guarda che puoi provare anche il singolo scatto, uno sottoesporlo, un altro sovraesporlo, poi ci pensiamo in fase di sviluppo a compensare, senza indicare quale fotogramma. Io l'ho fatto, li prendo in parola e l'ho fatto. E anche in questo caso le immagini sono effettivamente compensate. Adesso parliamo un po' dei negativi. Per prima cosa lasciatemi dire che con decenni di esperienza di laboratorio alle spalle, posso dire che questi sono tagliati con precisione. Guardate che capita di tutto. A volte i vostri negativi, i nostri, tagliati di sbiego, tagliati male, soprattutto poi quelli, pensate, su un rullo da 120, perdere una porzione, ma per carità, questi sono tagliati bene e sono anche confezionati bene. Poi starà a voi metterli magari in un pergamino, in un sistema di raccolta e di archiviazione che sia più durevole nel tempo. Oltre al negativo vi mandano anche una scansione, che è molto importante per chi non ha dimestichezza proprio col negativo, e quindi avere la scansione, il file già pronto, che tra l'altro è anche una bella scansione, vuol dire essere avvantaggiati, aver già il file da condividere, oppure se volete da stampare, oppure se volete da elaborare ulteriormente. Però mi raccomando, questo è un appello che faccio a tutti, soprattutto ai giovani: andate a ritirare i negativi, non lasciateli lì. Questa è la parte importante del vostro lavoro, è qui che avete impresso il progetto, lo sforzo, la ricerca. Questa è la parte più importante, fra le altre cose. È la parte che resterà anche fra 100 anni, fra 200 anni, mentre un file digitale, magari un JPEG, non sarà più leggibile perché ormai è obsoleto, questi no. La scansione che viene fornita è una scansione di qualità.
Alle spalle c'è uno scanner Noritsu di quelli ultra professionali, anche se mi è arrivata voce che la DP66 è pronta ad un importante investimento in una macchina a scansione di quelle definitive, molto performante e anche molto costose. La scansione è molto fedele al negativo, sebbene sì, qualche curva si vede che è stata applicata, e il che è un bene per chi si avvicina al negativo, intendiamoci. Anche una leggera mascheratura per rafforzare la definizione sembra far capolino nel procedimento di scansione. Quello che si percepisce maggiormente comunque è la maschera di ritaglio automatica che lo scanner applica per porzionare il negativo, rendervelo diritto e senza parti nere. Ma è meglio così, perché se avete mai provato a fare la scansione di un negativo, bisogna posizionarlo, non sempre viene dritto dritto, allora bisogna rimetterlo, riscansionare, fare l'anteprima, poi ritagliare il bordo nero, rifare gli istogrammi. Molto meglio averla pronta come ce la fornisce DP66, assolutamente. E poi in qualsiasi caso, se fra quelle che avete ricevuto, pronte per stampare si intende, ma ne voleste fare una fotografia un po' più grande, un poster, una stampa fine art, quindi con una densità di pixel maggiore, beh, a quel punto basta chiedere al laboratorio una scansione più profonda, di quelle tipo professionali. Avrete un file più grande, ma ve lo potrete spendere con delle immagini per l'appunto stampate più in grande. Invece una cosa importante da segnalare è quella della scansione. Per chi non è avvezzo alla scansione, alla digitalizzazione della pellicola, quando ricevete il file potreste avere tra le mani un file un po' scialbo, poco contrastato, con dei colori tendenti un po' allo smortino. Deve essere così. Quando avete una scansione lineare, siete voi che decidete il grado di contrasto, senza andare a bucare i bianchi, senza avere delle ombre chiuse troppo profonde che non recuperate più. Vi ricordo, sono 4 pellicole, guardate le foto soprattutto, perché le mie chiacchiere possono essere orientative, come tutte quelle degli YouTuber, ma le immagini parlano chiaro e sono incontrovertibili. Ciao a tutti amici e alla prossima!